Il governo Meloni e Giorgetti, dal punto di vista della politica fiscale, è quanto di più simile a Padoa-Schioppa o a Carlo Azeglio Ciampi, cioè c'è una attenzione molto forte al riequilibrio dei conti, al ritorno rapido dell'avanzo primario, alla discesa sotto il 3% del deficit prima del previsto, quindi migliorando le richieste da parte della Commissione europea, ed è stato fatto anche attraverso un aumento della pressione fiscale, che il centrodestra generalmente non ha mai ridotto nei 30 anni di cosiddetta seconda repubblica, ma quantomeno non aveva aumentato. Questo governo, diciamo, per riequilibrare i conti fa anche questa scelta, quindi Però lo fa come lo avrebbe dovuto fare un governo di sinistra. Buongiorno, bentornati ai Leoni Files, le interviste bisettimanali dell'Istituto Bruno Leoni. Con me oggi c'è un amico storico dell'Istituto Bruno Leoni, quindi sono molto lieta di dare il buongiorno a Luciano Capone. Ciao Luciano. buongiorno, ciao. Che ci aiuterà a capire che fine, stanno facendo i soldi non spesi del PNRR. Il PNRR volge alla conclusione, l'anno che verrà è l'ultimo anno di, attuazione del piano, quindi l'anno in cui dovrebbero essere spesi i, finanziamenti, del piano e poi inizieremo la lunga marcia della restituzione, ma anche questa è una certezza, diciamo non è più certezza nemmeno questo. Luciano, lo ha spiegato giorni fa, sul Foglio, quando ha, scritto, ti cito proprio Luciano, che Sì. tra le coperture della legge di bilancio la voce principale è la rimodulazione del PNRR, che di fatto è un taglio degli investimenti quasi pare le nuove misure a favore delle imprese. Se quindi, ho capito Luciano, quello che sta avvenendo, quello che, dovrebbe avvenire con legge di bilancio che, essendo ormai stata presentata praticamente quella è nella sua sostanza, il bilancio è finanziato dalla rimodulazione del PNRR. Ma questo che cosa significa? Che cosa significa tecnicamente, poi proviamo a capire cosa significa più strategicamente. Beh, allora non è molto chiaro, nel senso che, il governo ha presentato con il ministro Foti questa richiesta all'Unione Europea di rimodulazione del PNR de circa 14,15 miliardi mi pare, 14 miliardi e rotti, per diciamo, adeguare, rivedere gli aspetti più critici che non funzionano. Però nel DPB, nel documento programmatico di bilancio, appunto questa voce di rimodulazione del PNRR è messo a copertura, diciamo tra le risorse anziché tra gli impieghi, quindi a copertura della manovra. Quindi verosimilmente quello che logicamente si può presumere è che, i fondi del PNRR verranno, utilizzati per coprire delle spese di investimenti già sostenuti in passato, e non verranno sostenute spese e investimenti che non si sono riusciti a mettere a terra. E questo vuol dire quindi ci sarà un taglio, della spesa netta per investimenti. Facciamone un esempio pratico, che è quello più diciamo, discusso, la misura più discussa, è quella che sicuramente rientrerà in questa rimodulazione, il piano di cosiddetto transizione 5.0. Che è del Ministero delle Imprese ed era diciamo una nuova, formula dei vecchi incentivi per le imprese che erano Industria 4.0 e poi Transizione 4.0. Si era fatto questo nuovo, strumento che era diverso da quelli precedenti, nel PNRR in un paio di anni, quindi 24 e 25 fino al 31 dicembre del 25, bisognava spendere erano stati stanziati 6,3 miliardi di euro per questo incentivo. La misura non ha funzionato, ha funzionato malissimo, nel senso che il Ministero delle Imprese ci ha messo molto, mi pare fino ad agosto del 24 per, fare i cosiddetti decreti attuativi e tutti i mesi successivi per semplificare le norme che aveva scritto che non funzionavano. E quindi diciamo attualmente, fino alla sua scadenza il 31 dicembre del 25, secondo quello che ha detto il ministro, delle imprese Urso, si arriverà probabilmente a spendere 3 miliardi se tutto andrà bene, quindi meno della metà. Resteranno quindi non spesi e teoricamente dovrebbero andare
persi per come è stato concepito il PNRR, questi 3,3 miliardi. Quello che farà il governo, è di, usare, diciamo, nella rimodulazione questi fondi, per coprire delle spese già sostenute, aprire un piccolo spazio, nel bilancio nazionale e rifinanziare una, diciamo, transizione, la chiamano 6.0, ma sarebbe quella vecchia, il 4.0, cioè rifare quella precedente che invece funzionava. Siccome però non si poteva fare con i fondi del PNRR, c'è questo, diciamo, non vorrei dire gioco delle 3 carte, ma comunque questo cambio di poste, Ce cioè lo con suggerisci anche. ecco, e dietro c'è una mandracata, diciamo. Quindi si usano i fondi, europei di transizione 5.0 per coprire spese già sostenute, e questo libera spazio nel bilancio nazionale e con quelle risorse si rifà transizione 4.0, che chiamiamo 6.0, diciamo. Però l'effetto netto, è praticamente, nullo, cioè si tratta di spendere, l'anno prossimo soldi non spesi quest'anno, diciamo. E infatti nella legge di bilancio, se si guarda, il DPB, adesso prendo lo specchietto, che ho qui per non fare errori, ma diciamo se si prende il 2026 e si vede, tra le misure sostegno alle imprese e all'innovazione, vale 0,13 punti di PIL di risorse che vengono date alle imprese, rimodulazione spese del PNRR è 22 punti di PIL, quindi uno 0,1 di PIL, quindi circa 2 miliardi di euro in meno di investimenti, che vengono spesi nel 26. E nel triennio, che è l'orizzonte della legge di bilancio, l'effetto, diciamo, il governo, la Presidente del Consiglio Meloni ha parlato di 8 miliardi, per le imprese, quelli sono appunto gli impieghi, se si considera la rimodulazione del PNRR, che sul triennio è di quasi 0,3 punti di PIL, diciamo si tratta di 1, 2 miliardi in tutto il triennio. Quindi c'è un effetto per le imprese, almeno stando solo alle imprese, negativo di 2 miliardi, un saldo negativo per il 26 e quasi neutro, diciamo 1, 2 miliardi nel triennio. Ecco, a me la cosa che, mi diciamo mi impressiona di questa rimodulazione, le cose sono 2. La prima, è che, come tu hai detto, fondamentalmente è un taglio alla spesa per investimento. Perché tu stai utilizzando delle risorse che dovevano essere utilizzate per investimenti per coprirti delle spese già sostenute. La seconda, appunto, è il finanziamento stesso di spese già sostenute, che è, esattamente lontanissimo dagli obiettivi e dal radar del PNRR. Cioè, se uno nel 2024 avremmo detto o nel 2021 avremmo detto: "Col PNRR si potranno fare tantissime cose, anche tantissime stupidaggini, ma certo si dovranno fare spese per investimenti e certo si dovranno fare spese per nuovi investimenti", cioè non per coprire dei costi già sostenuti. Com'è possibile secondo te che sia potuto passare un gioco delle 3 carte del genere, non dico a Roma, ma a Bruxelles nei confronti nelle interlocuzioni con la Commissione? Allora, diciamo, in realtà, questa è la proposta, diciamo, del governo italiano. Non è stata ancora approvata, mi pare, questa rimodulazione da Bruxelles, però è già nei saldi della legge di bilancio, quindi presumo, siccome non c'è molta tensione su questo fronte, che dalle interlocuzioni ci sia un sostanziale accordo che verrà concessa questa ulteriore deroga. Quindi non è ancora certo, però presumo, da come dici tu, che andrà a finire in questo modo. Penso che, ormai, f probabilmente politicamente l'obiettivo principale sia quello di tanto di mantenere buoni rapporti con il governo italiano che ha un, diciamo, in questa fase di stabilità in Europa ha un ruolo, importante anche per gli equilibri della Commissione, e poi c'è il timore comunque di portare a termine questo PNRR e farlo concludere nella maniera migliore possibile È per un la timore Commissione scusami se che ti se è un timore più forte a Bruxelles che non a Roma. Ah, certo, sì, sì, che è quello di, far, come dire, portarlo a termine, spendendo tutto e dicendo che alla fine tutto è andato secondo i programmi, no, far bella figura in questo senso. E quindi c'è un tema di opportunità politica e di come dire, non mostrare un fallimento in questo grande piano, progetto europeo.
Dal punto di vista del governo italiano mi pare che, diciamo a, predominare in questa fase sulle scelte di politica economica sia la visione del ministro Giorgetti, che è soprattutto quella del rigore di bilancio. Quindi, r rispetto all'incapacità, l'inefficacia o l'inefficienza di alcune misure, quello che conta di più è preservare, come dire, i conti pubblici e in questo senso sostituire spese che si sarebbero fatte o spese già sostenute con europee con debito nazionale e quindi guadagnare da questo margine di interesse inferiore a quella bond europea, anzi l'italiano. E questo è in sostanza quello che si ottiene e poi con anche chiarire Sì. Poi probabilmente ci sarà anche, ci sto ragionando ora con questa tua ultima osservazione, ci sarà anche una specie di scambio, nel senso che è meglio anche per sia per il governo italiano che per l'Unione Europea che l'Italia esca dalla procedura di infrazione, piuttosto che appunto insista a spendere in maniera magari inefficiente come con l'imposta che stavi dicendo prima, ad ora non mi viene il nome, l'erede di Transizione 5.0. Ehm sì, I soldi 6.0 appunto sa del PNRR. Quindi diciamo, visto che siamo in procedura di infrazione e stiamo provando ad uscire prima del previsto, è probabile anche che anche dal punto di vista europeo sia meglio uscirne e quindi tenere i conti in ordine con l'aiuto di un minor costo, del debito, piuttosto che, allocare in maniera inefficiente le risorse, come purtroppo il PNRR ha dimostrato. mh. C'è da dire che, diciamo, in questi 14 miliardi di rimodulazione, questa parte che è la voce più grande sono 3 miliardi, ma diciamo 3 miliardi e qualcosa di spese di transizione 5.0, ci sono un'altra decina di miliardi. Non è chiaro quali possono essere. L'UPB aveva fatto diciamo un lavoro interessante, cercando di capire quali sono le misure coinvolte nella proposta di rimodulazione. Non si sa di preciso quali sono, ma, uhm le indicava nelle varie missioni, no, tutti questi codici, tra quelle, che individuava con un indicatore di criticità, diciamo, che era, diciamo, la quota non spesa rispetto a quello stanziato, e ne sono tantissime. C'è qui il documento, ad esempio, indicatore di criticità per promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo. Finanziamento del PNRR 1 miliardo, indicatore di criticità è 100%. Lo stesso promozione quest'altro cos'è? Sviluppo del biometano, eccetera, eccetera. Quindi sono tantissime voci, con di entità inferiore a quello che dicevamo. Ad esempio qui c'è quest'altra che è, sviluppo del biometano secondo i criteri per la promozione dell'economia circolare. 2 miliardi e mezzo stanziati, tasso di criticità 99,9%. Uhm, Sviluppo agrivoltaico idem. Quindi sono tantissime di queste voci, sono tante le cose che sono un po' indietro e che verosimilmente si preferirà, diciamo, non attuare o spostare su altre cose in parte, diciamo. Non tutti questi 14 miliardi saranno tagli per investimenti, ma lo sono, diciamo, 0,3 punti del PIL nel DPB saranno 6 miliardi e qualcosa, 6, 7 miliardi nell'arco del triennio, quindi forse della rimodulazione una metà sarà, diciamo, un taglio, quindi non verranno spesi, si coprirà probabilmente spese già sostenute e un'altra metà verrà indirizzato verso nuove misure o altre cose che funzionano meglio. Diciamo l'aspetto che un po' può, preoccupare anche per i conti pubblici è che da un lato è vero che c'è un risparmio sulle uscite e forse in parte sulla spesa per interessi, dall'altro però siccome la crescita è completamente ferma, al momento il PNRR e questa spesa per investimenti, l'unico fattore che ci dà quel margine di crescita al PIL, e quindi, come dire, da un lato puoi avere un miglioramento dei conti pubblici, dall'altro puoi avere un po' una depressione, un calo leggero del PIL, già è abbastanza.
abbastanza depresso. Quindi poi l'effetto netto È sarà un po' deprimente. deprimente. L'effetto netto sai è più complicato da calcolare. Senti, ultimo tuo parere, questa revisione parte diciamo segue, un lavoro che Fitto per la sua delega che ha avuto, in commissione si è intestato fin da subito, cioè indicare come a tutti gli stati fare una specie di linee guida per dire: "Stiamo arrivando alla fine del PNRR, se non avete speso si possono fare queste cose." Perché all'inizio l'unica cosa che si poteva fare fondamentalmente era restituire i soldi. Era chiaro che non sarebbe finita così e c'era appunto da indicare cosa fare delle risorse non spese al 2026. È il primo dossier su cui ha lavorato Fitto, facendo uscire appunto delle dei documenti dalla commissione in cui indica la rimodulazione della spesa, la possibilità di proroga, nella spesa purché i lavori siano iniziati, cose di questo tipo, cose di cui altri stati hanno già approfittato. Non c'è appunto scritto una rimodulazione come quella che stiamo vedendo così creativa nel bilancio italiano, ma è chiaro che è una documentazione che fondamentalmente mette una mano sulla spalla agli stati membri e dice loro: "Guardate, se non siete riusciti a spenderli, i una soluzione la troviamo." Allora, la questione è questa: anche stavolta siamo di fronte a una vittoria del governo Meloni, di cui Fitto è stato esponente e come tale è stato mandato in Commissione europea, dato appunto anche l'esito, dato anche il sostegno di questa rimodulazione per il bilancio 2026 e insieme a una non dico sconfitta, ma una sorta di, impasse, dell'Unione Europea che pur di, giustificare il suo PNRR, il suo Next Generation EU, è disposta a tutto. Beh, forse un po' entrambe le cose, nel senso che, anche per l'Unione Europea, cioè l'Italia alla fine è il paese che aveva questo piano era il più grande di tutti, quindi, un fallimento dell'Italia o una brutta figura dell'Italia su questo fronte lo sarebbe stato anche per la Commissione europea. E poi visto che i rapporti sono di collaborazione e di intesa su tanti altri fronti, per questa commissione che è abbastanza fragile, diciamo l'incentivo a sistemare le cose è ancora maggiore. Probabilmente con questa rimodulazione, il fatto di coprire anche spese già sostenute, si vuole evitare l'altra soluzione, o almeno in parte, poi si vedrà come come andrà le prossime, che è quella di prorogare, di spostare in avanti la durata del piano, quindi comunque di arrivare, in tempi più o meno simili a quelli programmati, alla conclusione. Quindi, magari si coprono cose che, erano già sono state già spese, ecco. Uhm Però, mi sembra che l'incentivo politico sia del governo italiano che della commissione siano allineati, quindi, non so se è un trionfo del governo italiano in questo senso, ma, c'è una comunanza di Di interessi. intenti. C'è da dire anche che molte delle revisioni e delle rimodulazioni ci sono perché anche il piano iniziale non è che fosse così semplice da attuare, c'erano come tante Certo. cose, no, si scrivono e poi man mano che si fanno sono da sistemare, quindi, le revisioni erano previste proprio dal piano iniziale, perché si capiva che era difficile prevedere, d dall'inizio come andate le cose, tante cose sono cambiate. Ehm, e poi diciamo in questo quadro il sostegno dell'Italia alla Commissione su tanti altri fronti, come quello appunto delle riforme delle politiche industriali, del Green Deal, delle politiche di difesa, con la fragilità di tanti governi è un pezzo importante per questa Commissione che non poteva perdersi. E quindi così. E c'è da dire che anche in questa legge di bilancio la scelta diciamo di fare una manovra un po' più ristretta e un po' più, risicata, rispetto agli anni passati è dovuta al fatto che
il governo s'è lasciato un margine per l'anno prossimo, cioè ha stretto un po' più la cinghia quest'anno perché, l'anno prossimo sarà l'ultima legge di bilancio della legislatura e quindi, diciamo, mantenendo, questo indicatore che è l'indicatore di spesa netta, questo tasso di crescita della spesa che, deve controllare i tutti gli indicatori, del bilancio pubblico, la media resta quella dell'1,5%, ma, il governo, come dire, fa un po' più di stringe la cinghia quest'anno per lasciarsi l'ultima legge di bilancio un po' di margine in più per fare una manovra un po' più, elettorale o preelettorale, pur restando, diciamo, nei parametri, europei. Beh, allora godiamoci questa magra manovra, Questa è una manovra di questo anno austerità. di prudenza, Devo dire godiamoci che il momento. da questo punto di vista è davvero sorprendente, diciamo, rispetto a quello che uno poteva immaginare, almeno per gli ultimi 10 anni, cosa è stata la destra, italiana, rispetto alle politiche fiscali e alla contestazione dei parametri europei, al volere politiche fiscali espansive, quindi contestare non solo i parametri europei, ma addirittura mettere in discussione la permanenza nell'euro, che era la gabbia che impediva di spendere in deficit e di stampare la nostra moneta, eccetera. Il governo Meloni e Giorgetti, dal punto di vista della politica fiscale, è quanto di più simile a insomma, a Padoa-Schioppa o a Carlo Azeglio Ciampi, cioè c'è una come dire, un'attenzione molto forte, al riequilibrio dei conti, al ritorno rapido dell'avanzo primario, alla discesa sotto il 3% del deficit prima del previsto, quindi migliorando le richieste da parte della Commissione europea, ed è stato fatto anche attraverso un aumento della pressione fiscale, che il centrodestra generalmente non ha mai ridotto nei 30 anni di cosiddetta seconda repubblica, ma quantomeno non aveva aumentato la pressione fiscale. Questo governo, diciamo, per riequilibrare i conti fa anche questa scelta, quindi è un governo, diciamo, Però la fa come l'avrebbe dovuta progressista. fare però lo fa come lo avrebbe dovuto fare un governo di sinistra. Lo fa sì, perché, lo fa con ed è forse anche un po' uno dei segreti del consenso del governo Meloni, perché questo aggiustamento fiscale è avvenuto attraverso una forte redistribuzione, tutta il tema e la polemica sul cosiddetto, fiscal drag, cioè le entrate extra dovute all'inflazione che hanno gonfiato, l'IRPEF e fatto aumentare la pressione fiscale reale sui redditi attraverso le aliquote progressive. Questo gettito che ad esempio la CGIL dice: "Il governo ha sottratto ai lavoratori, deve restituire ai lavoratori poveri", ma tutti gli studi, da quello della BCE, cioè non dell'Osservatorio sui conti pubblici, ma basta vedere un po' le manovre finanziarie, è stato integralmente restituito ai lavoratori, ma in maniera asimmetrica. Cioè, i lavoratori sotto i 35.000 € di reddito, attraverso le riforme IRPEF, prima quella di Draghi, ma soprattutto il governo Meloni, e la decontribuzione che aveva iniziato Draghi era al 2%, la Meloni l'ha portata fino al 7%. I redditi sotto i 35.000 € hanno avuto non solo tutto il fiscal drag ma hanno avuto anche, come dire, un abbassamento ulteriore della pressione fiscale, e quindi hanno quasi compensato la caduta dell'inflazione. Cioè, i salari lordi in Italia sono ancora al 7 o l'8% indietro, ma i salari netti per i lavoratori sotto i 35.000 € sono praticamente pari a quelli pre-Covid, no, quindi in questo senso è stata una forte redistribuzione. Invece tutti i redditi sopra i 35, 40.000 € hanno subito un forte incremento della pressione fiscale, per il fiscal drag, ma anche per il taglio di molte detrazioni e altri tipi di agevolazioni sul lato della spesa. Quindi ha aumentato la progressività dell'IRPEF, diciamo, il governo Meloni. Cioè ha fatto una manovra conservatrice per un governo di sinistra. Sì, ha fatto conservatorismo fiscale e progressismo, diciamo, dal lato della redistribuzione. Forse appunto è anche uno dei motivi per cui, ha consensi così elevati, Continua, sì. da parte, diciamo, perché poi sotto i 35.000 € di reddito, ci sono il 70, l'80% dei contribuenti, IRPEF, e quasi la metà praticamente non paga più l'IRPEF.
e per una quota di quelli che già non pagavano l'IRPEF la decontribuzione è stata trasformata in un bonus, perché Certo. ormai non veniva pagata più IRPEF. Quindi in questo senso è riuscita a coniugare, diciamo, austerità e consenso, almeno fino al momento. Esatto, e anche questo piace un po' all'Unione Europea, nel senso appunto che le consente di uscire dalla procedura di infrazione, tranquillizzare gli altri stati membri dal punto di vista del controllo della spesa pubblica, senza diciamo, senza rievocare, austerità che secondo me in maniera indebita, ma erano state, come dire, condannate negli anni precedenti Mh. dall'opinione pubblica. E poi scusa, Luciano ma sì, dimmi. un'ultima cosa, l'altro elemento veramente, che anche questo piace alla Commissione europea, ehm, l'altra grande differenza è anche sulle pensioni, cioè il governo Meloni è stato il primo governo che ha tagliato la spesa tendenziale, diciamo, sulle pensioni. Lo ha fatto ormai chiudendo quasi tutti i canali anticipati da Opzione donna, quota 103, quindi si parta dal abolire la Fornero, si è arrivati alla piena Eh, attuazione della legge Fornero con questo governo, e anche usato l'inflazione, ad esempio, per tagliare la piena indicizzazione. È stata tagliata l'indicizzazione per, le pensioni più elevate, e anche lì è stata aumentata al 120% per le pensioni più basse, con un saldo netto però di risparmio per lo Stato, comunque di taglio della spesa pensionistica. Adesso c'è, diciamo, in maniera preelettorale, questa cosa di, non adeguare, all'aumento dell'età pensionabile l'aspettativa di vita. Non viene fatto in maniera integrale come veniva richiesto, tra l'altro anche dalle opposizioni, viene fatto in maniera, diciamo, un po' più light, però anche sulle pensioni il governo di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini è stato quello che sta portando alla piena attuazione della legge, Fornero, come avrebbe fatto probabilmente, diciamo, un governo, un po' più di quello che hanno fatto i governi di centrosinistra negli sì. ultimi negli ultimi anni. Sicuramente più, da questo punto di vista sicuramente più. Poi, forse perché non è già più solo un governo Meloni-Salvini, ma questa è un'altra puntata. E È un se sei Meloni va Giorgetti, esatto, esatto, esattamente, esatto. Poi, che se vuoi ne parliamo in un'altra puntata. Intanto io ti ringrazio tantissimo per averci spiegato la rimodulazione del PNRR, che non era un argomento semplicissimo, ma te l'hai reso come sempre chiarissimo, quindi grazie mille. Grazie a voi. Ciao, a Ciao. presto.